Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò della tempesta mediatica che ha colpito Pierpaolo Pretelli. Prima vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei contenuti, di iscrivervi al canale e magari anche di lasciare un like al video. Bene, entriamo nel merito della questione. Allora, nel corso dell'ultima settimana a tenere banco chiaramente è stato il caso Signorini. Io ho deciso di non espormi direttamente semplicemente per un motivo, perché io non ho a disposizione abbastanza materiale per giudicare la vicenda, che ovviamente fa ribrezzo ascoltando quello che è venuto fuori, ma io lascio sempre il beneficio del dubbio perché c'è sempre bisogno di dimostrare attraverso delle prove e sicuramente queste prove non sono attendibili se vengono fornite semplicemente da un tizio che si chiama Fabrizio Corona, che conosciamo tutti per i suoi trascorsi e conosciamo bene il personaggio. Però io non voglio soffermarmi appunto su questa vicenda proprio per il fatto di non avere abbastanza informazioni per sbilanciarmi e per prendere una posizione diretta, se non altro dire che il sistema fa assolutamente ribrezzo qualora fosse tutto confermato, anche se sappiamo comunque che pure in passato ci sono stati diverse vicende, ma io voglio soffermarmi soprattutto su quanto accaduto a Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona nel suo format che pubblica su YouTube per un presunto video che avrebbe mandato ad Alfonso Signorini in maniera tale da entrare al Grande Fratello. Ebbene, solo accennando al nome di Pierpaolo Pretelli si è scatenata una tempesta di fango, una shitstorm nei suoi confronti clamorosa, perché la maggior parte della gente che non aspetta altro, che siano haters o meno, non aspetta altro che gettare fango su una determinata persona, che sia Pierpaolo Pretelli, ma può essere anche qualsiasi altro personaggio pubblico, non aspetta altro che attaccarlo proprio su questi punti deboli, su queste presunte accuse, e poi alla fine si rivela tutto un castello di carte montato ad hoc, o quantomeno un errore. Però, onestamente, io che colui che ha realizzato quel video e che ha fatto quelle accuse nei confronti di Pierpaolo Pretelli non abbia verificato la provenienza del video, mi fa molto molto strano. Praticamente io penso che quello che è accaduto a Pierpaolo Pretelli sia un fatto gravissimo, gravissimo tanto quanto il sistema, inaccettabile tanto quanto questo sistema che viene denunciato. Perché innanzitutto il sistema non è stato denunciato, tra l'altro, nella maniera opportuna come doveva essere denunciato, perché sono state utilizzate e pubblicate delle chat private e anche questo è un reato. Non è che si arriva alla verità commettendo un altro reato, tant'è che poi il materiale è stato anche sequestrato. Quindi io non credo che quello sia il modus operandi, perché quello non è giornalismo, non è caccia alla notizia, è semplicemente una ricerca di visibilità, sfama il pubblico in base a quello che vuole. Almeno la maggior parte delle persone vogliono una testa, in questo caso è stata la testa di Signorini, ma anche di coloro che poi sono stati citati nel merito del discorso di questo scandalo, e quindi si va a cavalcare quell'onda lì in maniera tale da ottenere quello che si vuole. Quello che è stato fatto a Pierpaolo Pretelli onestamente è veramente vergognoso. È vergognoso perché, entrando proprio nel dettaglio, c'è un video in cui lui si masturba che è stato spacciato per un video mandato ad Alfonso Signorini. Questo secondo chi ha riportato la notizia, e questo presunto informatore, che tra l'altro nel video non mostra neanche il volto, quindi parla di questo video che è stato utilizzato per denunciare un sistema che sì è marcio, ma che poi alla fine si rivela non essere tale, perché il giorno dopo è subito uscita una precisazione. Mi ricordo che Bicci.it ha riportato questa precisazione, ha specificato che quel video è risalente addirittura al 2012-2011, praticamente 8-9 anni prima che Pierpaolo Pretelli entrasse al Grande Fratello, ed è stato spacciato come un video che invece era stato mandato al conduttore in maniera tale che il velino, perché comunque Pierpaolo ha fatto anche il velino a Striscia la Notizia, non era un volto sconosciuto, come alcuni hanno detto, che aveva iniziato a tastare il terreno andando nei salotti di Barbara D'Urso. Non era neanche sconosciuto come volto, già da prima comunque era emerso Pierpaolo Pretelli. E io mi ricordo che qualche edizione prima c'era stato anche l'altro velino a partecipare al Grande Fratello, quando non era condotto da Alfonso Signorini.
per la precisione. Per questo la sua notorietà era da ricollegare ad anni addietro. Quindi quel video è vecchio, decontestualizzato e presumibilmente rubato, perché a quanto pare da parte di Pierpaolo Pretelli ci sarebbe stata anche una denuncia, uso il condizionale perché non ne ho la certezza, però ci sarebbe stata anche una denuncia per quel video lì che non avrebbe fatto lui direttamente, o quantomeno non avrebbe pubblicato lui. Questo soltanto per dire che quel video lì, quindi, è stato utilizzato semplicemente per avvalorare una tesi che, per carità, può essere vera, può essere falsa, questo ci penserà chi di dovere a stabilire se è vero o meno, o meglio, dove finisce la verità e dove inizia magari qualche menzogna. Non sta a me stabilirlo, però se c'è una certezza è stato utilizzato del materiale in maniera impropria, e questo, ripeto, è gravissimo, perché adesso Pierpaolo Pretelli è finito all'interno di questo ciclone mediatico, ha dovuto addirittura disattivare i commenti sui suoi profili social per evitare che appunto venisse tartassato da degli idioti che abboccano e credono a qualsiasi cosa gli viene detta. Poi ripeto, ci sarà del vero, ci sarà del falso, però anche se fosse stato vero, anche se quel video fosse stato, e non lo è, anche se quel video però fosse stato contestualizzato nella maniera corretta, la shitstorm e tutti quei commenti, quei insulti sotto i post sono veramente da idioti, sono inutili, perché alla fine non si fa altro che andare ad attaccare una persona che in questo caso, secondo quello che è uscito finora, non è neanche responsabile e non c'entrerebbe nulla. Quindi pensate a una persona che ha una famiglia, ha una compagna, ha due figli, che deve vedersi in prima pagina, perché poi anche i siti chiaramente hanno riportato questa roba per quanto è grossa, deve vedersi in prima pagina sbattuto il proprio nome senza un vero motivo, con degli elementi decontestualizzati che magari anche all'epoca, quando effettivamente erano usciti, gli avevano già fatto male, e adesso si ritrova nuovamente sbattuto in prima pagina in un contesto ancora più grande, ancora più grave, senza motivo, tirato in ballo così, come nome quasi per fare hype a questo punto, perché io non mi spiego il fatto che uno come Fabrizio Corona, così esperto del catturare questi beceri gossip, se vogliamo chiamarli così, che neanche può essere definito gossip, può essere che non abbia verificato la provenienza di quel video, la data di quel video, e lui va avanti dritto per la sua strada, come se nulla fosse. Allora mi chiedo, quel video è stato volutamente utilizzato in maniera decontestualizzata? Perché su Pierpaolo Pretelli al momento non ci sono chat e non c'è altro, c'è soltanto quel video lì. E ripeto, a pensar male si fa peccato, ma io a questo punto credo che, visto anche il personaggio, come ho già detto, quel video sia stato utilizzato in maniera volontaria per colpire uno dei nomi comunque più rilevanti usciti nelle ultime elezioni del Grande Fratello. Non parliamo di una celebrità di Hollywood, però nel suo contesto ha fatto anche l'inviato agli usuari famosi, continua ad apparire in TV, ha fatto tale e quale show, spesso ospita la vita in diretta, è comunque un volto che si continua a vedere, mentre metterci soltanto le accuse di Medugno, che ripeto, non vado a sindacare su questo perché bisognerà verificarle, però queste accuse di Medugno, che è un personaggio che poi è scomparso dalla TV, forse non avrebbero retto, e per questo motivo essere inserito quel nome. Però a farne le spese in questo momento è soltanto, oltre al diretto interessato al centro del caso, ovvero Alfonso Signorini, che però potrebbe essere responsabile di qualcosa, potrebbe, ripeto, uso il condizionale, è Pierpaolo Pretelli, perché Pierpaolo Pretelli in questo momento sembrerebbe non aver fatto nulla di male, e invece è stato quello più travolto, dopo Signorini chiaramente, dalla shitstorm e da quello che è arrivato. Per me, come ho già detto più volte in questo video, è una roba vergognosa e inaccettabile, uno schifo totale che rispecchia perfettamente la società. La colpa non è soltanto di chi ha pubblicato e di chi ha utilizzato quel video in maniera decontestualizzata, ma è anche di coloro che appena esce qualcosa contro un personaggio pubblico, chiunque esso sia, subito prende e si scaglia come paladino della giustizia ad attaccarlo, pensando di essere migliore, e invece attaccandolo e scaricando tutta quella shitstorm nei suoi confronti, forse è anche peggio
di chi invece subisce l'attacco. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.